Pensi che basti un vaso più grande per fare tonnellate di peperoncini? Sbagliato. Oggi scopriremo quali sono i materiali migliori in assoluto e quanto grandi devono essere i vasi per ottenere il massimo dai tuoi peperoncini e far esplodere la produzione. Ti darò le giuste informazioni per assegnare ad ogni specie il giusto vaso. Zero fuffa, solo fisica e biologia applicata sul campo. Seguitemi. Immaginate la situazione. Le radici dei nostri peperoncini sono come una squadra di cercatori d'oro, pronti a scavare il terreno proprio per trovarlo. Più scavano, più si nutrono e più si moltiplicano, giorno dopo giorno. E tu cosa fai? Invece di dargli lo spazio necessario per scavare, li metti tutti quanti dentro in un piccolo vaso. Cosa succederà là sotto? I cercatori d'oro inizieranno a picconare freneticamente e ad un certo momento arriveranno alle pareti di plastica. Non trovando più nulla, inizieranno a girare in tondo, disperandosi, calpestandosi a vicenda e consumando tutto l'ossigeno. Questo fenomeno fisico si chiama spiralizzazione. Le radici si strozzano tra di loro, azzerando l'assorbimento di nutrienti e di ossigeno. La pianta bloccherà la crescita e pian piano darà segni sempre più evidenti di sofferenza. Molti pensano: voglio una pianta gigante e quindi la metterò fin da subito in un vaso gigante. E così facendo non avrò il problema della spiralizzazione. Sbagliato anche questo. Se metti una piantina piccola, con pochissime radici, in un mare di terra, la pianta non riuscirà mai ad assorbire tutta l'acqua contenuta nel substrato. Quell'acqua rimarrà stagnante per giorni, saturando i micropori del terreno ed eliminando completamente l'ossigeno. Le radici affogano e marciscono nel giro di pochi giorni a causa dei funghi anaerobici. La regola? Il vaso deve crescere insieme alla pianta. Passaggi graduali. Sempre. E allora, quanto grande deve essere il vaso per il trapianto? La risposta è nella scala della crescita. Si sale un gradino alla volta. Dunque, normalmente dopo la germinazione si usano vasetti da 5 cm. Appena vedrete le radici uscire da sotto e togliendo il panetto le vedrete sbucare dai lati, sarà arrivato il momento del primo rinvaso. Primo gradino. Dal vasetto di 5 cm passiamo al vasetto da 10-12 cm, circa 1 litro. Aumentiamo il diametro di soli 5 cm, perché così le radici colonizzano tutto il nuovo spazio in circa 10 giorni, azzerando il rischio di ristagno. Gradino 2. Praticamente la stessa cosa. Quando vedremo uscire le radici da sotto e togliendo il panetto lateralmente, passiamo a un vasetto di 20 cm, circa 4-5 litri. Qui il diametro è di circa 10 cm in più. La pianta avrà sviluppato un apparato radicale capace di sostenere questo gradino, ma avrà ancora bisogno un po' di controllo. Gradino 3, la destinazione definitiva per gli annum e i frutescens. Non guardiamo più i centimetri, passiamo direttamente ai litri, per comodità. Dal vaso di 5 litri passiamo direttamente a un vaso di 15 litri. Gradino 4, la destinazione finale per i chinense. Dai vasi di 15 litri passiamo a vasi da 20-25 litri, mentre che la destinazione finale per i baccatum è dai 15 litri ai 30 litri, e la destinazione finale dei pubescens è dai 15 litri ai 30 o addirittura 40 litri. Vi starete domandando perché questa differenza tra specie? Perché ogni varietà ha il suo codice genetico. Parliamo della maggior parte degli annum. Anche se alcune varietà possono raggiungere dimensioni notevoli, il loro apparato radicale è relativamente contenuto. Con meno di 10 litri li castrate. Con più di 15 litri invece state sprecando spazio, terriccio e soldi. Per esempio,
Un diavolicchio lo metterei in un vaso di 10 litri, perché è una pianta cespugliosa e estremamente compatta. Il cayenne invece, che ha uno sviluppo molto più verticale, un vaso da 12, anche 15 litri. Mentre la crata, che è molto più vigorosa, andrei direttamente sul 15 litri. I frutescens creano dei cespugli fittissimi con centinaia di bacche. Il loro segreto è sottoterra. Sviluppano un apparato radicale ramificato e capillare che si espande in larghezza. I 15-20 litri in tessuto sono il loro vaso perfetto per sfruttare al massimo l'espansione laterale delle loro radici senza rischiare l'asfissia. Capsicum chinense. Producono piante mastodontiche che hanno bisogno un enorme serbatoio. Ma attenzione, perché nella fase iniziale le loro radici si sviluppano molto lentamente. Se passate dal 5 litri al 25 litri vi tirate la zappa sui piedi. Dovete per forza fare il passaggio 5 litri, 15 litri per poi andare nel 25 litri. Ci sono alcune varietà eccezionali, come per esempio l'Acicia rapita, che botanicamente è un chinense, ma è un micro cespuglio selvatico. Se lo mettete nei 25 litri lo uccidete sicuramente. Per queste varietà il limite massimo è 10-12 litri. I baccatum non sono dei cespugli, diventano delle vere e proprie piante giganti che superano anche i 2 metri. Una struttura aerea così imponente richiede una zavorra radicale massiccia. 30 litri sono il minimo sindacale per non far soffrire la pianta e per sostenerla meccanicamente. Ma anche loro, prima di finire nel vaso da 30 litri, dovranno far tappa in quello da 15. I rocoto non sono semplici piante, sono alberi che sviluppano vero legno molto più velocemente delle altre specie. Infatti il rocoto si comporta come un arbusto arboreo, mentre le altre specie sono considerate dei semicespugli. Il loro apparato radicale è immenso. Pensate che possono raggiungere i 4 metri e vivere fino a 15 anni. Ma la regola è sempre la stessa: passare dal 5 litri al 30 o 40 litri è controproducente. Passate prima dai 15 litri, lasciate colonizzare per bene la terra e poi andate nel vaso definitivo. Ma Gio, su YouTube c'è gente che coltiva piante mastodontiche in vasi da 75 litri. Perché noi dobbiamo fermarci a 15 o a 25 litri? Smontiamo subito il mito dei vasi da Guinness con la matematica e la biologia. Prima di tutto, quei mostri sacri usano sempre la stessa triade: torba, fibra di cocco e fertilizzanti minerali. In pratica il vaso viene trasformato in una linea di produzione idroponica. Ha un forte impatto visivo, assolutamente. Ma mettiamo a confronto i due approcci su 4 punti fondamentali. Primo, il consumo reale, perché la matematica non è un'opinione. Coltivare una sola pianta in un vaso da 75 litri richiede un volume enorme di substrato. Con lo stesso identico spazio, la stessa terra, la stessa acqua, ci coltiviamo ben 5 piante normali in vasi da 15 litri. L'impatto ambientale. Ecologicamente parlando, i 75 litri industriali sono un controsenso. Spesso abusano di torba, che saccheggia e distrugge ecosistemi e serbatoi di carbonio millenari. La fibra di cocco, che prosciuga le risorse idriche nei paesi di produzione e viaggia per migliaia di chilometri prima di arrivare a noi. E infine i fertilizzanti minerali, derivati dalla sintesi fossile. Noi preferiamo ribaltare la prospettiva e usiamo l'economia circolare. Ammendante compostato verde locale, compost autoprodotto, stallatico, vermicompost, pomice vulcanica, eccetera. Da un lato un bilancio energetico pesantissimo e dall'altra parte un impatto ambientale quasi zero. 3.
il raccolto finale. Sulla singola pianta isolata, logicamente vince il vaso da 75. Ma a parità di risorse totali, una pianta annum come un Cayenne ha un limite genetico. In 15 litri esprime il suo massimo e produce circa 100 peperoncini. Se la metti in 75 litri, spendi il 400% di risorse in più per ottenere forse 150 frutti? Un misero 50% in più? Se invece usi quel substrato per 5 piante distribuite in vasi adatti, sommate insieme produrranno circa 500 peperoncini. Quindi il vaso da 15 litri è circa 250% più efficiente per singolo litro di terra. E quarto, la prova del gusto. Dove crollano i giganti? I fertilizzanti minerali forzano le cellule della pianta a gonfiarsi d'acqua per osmosi. I loro frutti crescono enormi, gonfi, bellissimi, ma sono principalmente pieni d'acqua. E quell'eccesso di acqua inevitabilmente diluisce la capsaicina e gli oli essenziali. La nostra terra viva, ricca di microbiologia, costringe la pianta a lavorare con un ritmo naturale. Il risultato? I nostri peperoncini avranno le pareti più spesse, meno acqua, una piccantezza che taglia la lingua e un profilo aromatico 10 volte più complesso. Quindi lasciamo i record chimici ai concorsi di bellezza e allo spettacolo da fiera. Noi facciamo sostanza ed ecologia. Proseguiamo. Ma se arrivate tardi e la pianta è già strozzata dalle radici spiralizzate, che si fa? Si passa alla chirurgia d'emergenza. Dunque, sfilate la pianta e sotto c'è un blocco di radici bianche spiralizzate. Cosa succede se prendete quel blocco e lo seppellite in un vaso così com'è? Niente. Le radici continueranno a girare intorno per inerzia fisica, convinte di essere ancora intrappolate in un piccolo vaso. Non riusciranno ad esplorare il nuovo terriccio. Si rischia l'atrofia totale e il blocco della crescita. Avrete sprecato spazio e terriccio per una pianta che rimarrà nana e sofferente. La soluzione è la chirurgia d'emergenza, il taglio tattico. Niente paura. Prendete una lama o una cesoia disinfettata e fate 3 o 4 incisioni verticali lungo i lati del panetto, profonde circa mezzo centimetro. Dopodiché date un taglio netto sul fondo, così da rimuovere l'ultimo centimetro di radici sul fondo spiralizzate. Non abbiate paura, non la state uccidendo. Interrompendo fisicamente la spirale, rompiamo la dominanza apicale delle radici vecchie. Il segnale biologico che arriva alla pianta è: barriera distrutta, via libera per colonizzare tutta la terra che ci sta attorno. Dai tagli laterali cresceranno migliaia di nuove radici capillari che colonizzeranno il nuovo vaso in meno di 72 ore. Problema risolto. Ma il litraggio è solo metà dell'opera. L'altra metà è il materiale del vaso. Analizziamo i pro e i contro così che ognuno di voi possa scegliere qual è il vaso che fa il caso suo. La plastica. I pro: ultraleggero. Lo sposti dove vuoi senza spaccarti la schiena, specialmente se avrete vasi da 25 o 30 litri. Indistruttibile. Se cade a causa del vento non si rompe. Trattiene l'umidità, quindi richiede meno irrigazioni. E si possono trovare gratuitamente in discarica. I contro. Rischio di marciume e asfissia perché non traspira. Se esageri con l'acqua, l'ossigeno sparisce. Nel giro di 48 ore i funghi anaerobici distruggono le radici e la pianta muore. Rischio di shock termico perché sotto il sole cocente estivo, specialmente se la plastica è nera, si surriscalda, il terriccio supera facilmente i 45 gradi e tutte le radici capillari muoiono. Si arresta la crescita e troverete in terra tutti i fiori abortiti. Instabilità: se la pianta diventa
particolarmente alta, come può succedere con un Cayenne o con un Acrata, il vento potrà ribaltarla facilmente e si potranno rompere dei rami. Vasi di terracotta. Il pro è la pesantezza, quindi offre molta stabilità. Se c'è tanto vento, la pianta dovrebbe bene o male rimanere stabile e non cadere. La terracotta è un materiale poroso che lascia evaporare l'acqua in eccesso, riducendo il rischio di ristagno, ed è riutilizzabile all'infinito, basta pulirlo. I contro sicuramente la fragilità, se vi casca sicuramente si rompe. Essendo poroso rischi la disidratazione. Se in luglio o in agosto salti un'irrigazione, il terreno si seccherà immediatamente, mandando la pianta in deficit idrico. E infine spostare un vaso in terracotta da 30 litri pieno di terriccio, magari umido, ci vogliono sicuramente 2 persone. Il tessuto geotessile. Il pro, l'apparato radicale perfetto. Praticamente il tessuto attiva la potatura naturale, creando una rete di radici densa e ramificata senza spiralizzazione. L'evaporazione laterale può abbassare la temperatura del substrato addirittura di 5 gradi, salvando le radici dalla canicola. E a fine stagione lo lavi, lo pieghi, lo metti via. I contro, la durata limitata, perché purtroppo i vasi in geotessile non durano all'infinito. Sotto l'azione di sole, acqua e radici, il TNT tende a sfilacciarsi e usurarsi dopo 3-4 anni. Consumo idrico elevato, la traspirazione è totale su tutta quanta la superficie. Il terriccio si asciuga al doppio della velocità rispetto alla plastica, quindi richiede irrigazioni frequenti. I famosi air pot. I pro sono la super ossigenazione, senza dubbio. I coni forati guidano le radici verso l'esterno e a contatto con l'aria avviene la potatura. Un po' come succede col geotessile. La plastica è indistruttibile. Sono fatti di polietilene rigido, praticamente durano tutta la vita. Sono completamente apribili, si srotolano, rendendo il trapianto successivo senza shock per la pianta. I contro: se il terriccio si asciuga, si ritira leggermente e l'acqua scivola via dai fori laterali. Quindi rischia di darti la falsa illusione che sia stato bagnato, lasciando invece le radici centrali della pianta a secco. Costo elevato, sono i vasi più cari in commercio e poi sono difficili da lavare. A fine stagione pulire ogni incavo diventa complicato. Bene, identificati i pro e i contro di ogni singolo vaso, passiamo alle contromisure. Per i vasi in tessuto e in terracotta, il loro problema più grande è che evaporano troppa acqua in brevissimo tempo. La soluzione è la pacciamatura. Coprire i primi 5 cm in superficie blocca i raggi UV, impedisce al sole di scaldare il terreno e riduce il consumo idrico quasi del 40%. Ma non tutti i materiali sono uguali. La paglia di grano è il top assoluto per il geotessile. Riflette la luce del sole grazie al suo colore chiaro e crea un'intercapedine d'aria perfetta. È leggera e non compatta al terreno. Argilla espansa o lapillo vulcanico. Se il tuo vaso in tessuto è troppo leggero e il vento lo ribalta ogni volta, usa 3-4 cm di lapillo vulcanico. È bello pesante. Così facendo crei uno scudo dal sole e aggiungi zavorra al vaso. Regola d'oro: quando metti la pacciamatura ricordati di lasciare un anello vuoto di 1 centimetro attorno al colletto della pianta, perché se il materiale umido tocca il fusto, rischi il marciume del colletto. Per gli amici coltivatori del sud, Sicilia, Puglia, o dove l'estate picchia a 40 e più gradi, con lo scirocco che può essiccare i peperoncini semplicemente appendendoli all'esterno, il tessuto, anche con la pacciamatura, sicuramente non arriverà a sera umido. Bagni la mattina e a pranzo è già asciutto. E avete perfettamente ragione, perché la pacciamatura protegge soltanto il tetto, ma un vaso in tessile traspira anche lateralmente. Se siete nella morsa della canicola del sud, la pacciamatura da sola non basta, dovrete usare delle contromisure. L'effetto foresta, per esempio. Non lasciate mai i vasi in tessuto sotto il sole
cocente distanti uno dall'altro. Attaccateli tutti insieme creando un blocco unico di vasi. Le piante si faranno ombra a vicenda, creando un microclima umido che dimezza l'evaporazione. Oppure create un cassone. Se avete pochi vasi, metteteli in un cassone di legno e poi riempite con del materiale inerte come la sabbia o l'argilla espansa. In questo modo manterrete i benefici dell'ossigenazione laterale del tessuto, mentre gli inerti circostanti proteggeranno le pareti dal caldo. Oppure un sistema economico è riutilizzare del cartone. Basta avvolgerlo attorno ai vasi in tessuto e il gioco è fatto. Potete anche posizionare delle lastre di legno in direzione del sole, così da creare dell'ombra verso i vasi. E infine l'irrigazione a goccia, ma non utilizzate un solo punto dove inserire l'irrigazione. Installate un anello gocciolatore intorno alla pianta o posizionate 3-4 gocciolatori. In questo modo l'acqua verrà distribuita in modo omogeneo e programmate turni brevi e frequenti, per esempio alle 8, a mezzogiorno, alle 3 del pomeriggio. Così facendo il substrato rimarrà costantemente umido e fresco. Vasi in plastica nera. Costavano poco e hai pensato di comprarli. E adesso ti ritrovi tutti i fiori per terra. Usa questo semplicissimo trucco. Il vaso nel vaso. Cosa succede fisicamente? Il sole batte sul vaso esterno, possibilmente bianco, e riflette il calore. L'aria intrappolata tra i due vasi funge da isolante termico. Le radici nel vaso interno rimarranno al fresco. Fuori ci sono 40 gradi, le radici rimarranno a 25. Gli AirPod sono macchine da guerra per le radici. Ma se il terriccio si asciuga anche solo del 10%, si restringe, si stacca dalle pareti e l'acqua scivola via dai fori laterali. Per risolvere questo disastro idrico abbiamo due soluzioni. L'inversione del flusso. Invece di bagnare dall'alto, bagniamo dal basso. Riempiamo il sottovaso con 3 cm d'acqua e attendiamo che il substrato assorba per capillarità tutta quest'acqua. Oppure usiamo il trucco del compost tampone. È sufficiente lasciare gli ultimi 5 cm del vaso vuoto, dopodiché riempi quel 5 cm con del compost o dell'humus molto fine e compatto. Questo strato pesante fungerà da imbuto. Tratterrà l'acqua in alto costringendola a scendere piano piano. Ed eccoci alla fine del video. Ora avete tutte le informazioni. Sapete come scegliere le dimensioni, sapete quale materiale si adatta di più al vostro clima e avete i trucchi per risolvere qualsiasi problema fisico si crea là sotto. Smettete di soffocare le vostre piante. Scegliete il litraggio in base alla specie e preparatevi a raccogliere tonnellate di peperoncini. Vuoi dominare l'arte del piccante? Clicca sul tasto iscriviti. Se invece vuoi fare sul serio ed entrare nel cuore pulsante della brigata, ti aspetto nel nostro group VIP di Telegram, passando da Patreon. Meno di un caffè a settimana per avere me e la community al tuo fianco 24 ore. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto è tutto vostro. Grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti!